Pronto Toman? Sì, sono Alessandro Giordani. No, non mi avete mandato lo switch per cambiare canale all'amplificatore che ho appena acquistato? Non era incluso, eh? 110 euro? Vabbè. Sì, sì, è per il Katana. Ma lo posso utilizzare anche per cambiare canale al Blues Junior? Il suo? 39 euro? Va bene, mandatelo. E per il Blackstar ne serve un altro, vero? Sì, ho capito, ho 5 amplificatori qui in studio, ma quanto vado a spendere? Come? Basta che ne prendo uno e ci controllo anche gli effetti esterni, i plugin del computer, i video su YouTube, fa pure la volta pagina. Ma dai! Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e ogni tanto mi diverto a sperimentare nuovi pedali o attrezzatura per fare musica. E nel video di oggi vi voglio parlare di un pedale che risolverà una marea di problemi per chi suona in casa, dal vivo o semplicemente studia musica. Perché questo Airstep Smart Multi della Exonic è in grado di fare tutto ciò che avete sempre immaginato. Vabbè dai, non proprio quello, però sono sicuro che farà gola a moltissimi di voi. Vi lascio come sempre il link in descrizione e vediamo subito di cosa si tratta. L'Airstep Smart Multicontroller è un controller a pedale unico poiché è in grado di controllare quasi tutta l'attrezzatura e i software che usate abitualmente e ha 3 punti di forza che nessun altro controller ha. 1. Può controllare tutti i dispositivi dotati di interfaccia MIDI come amplificatori, multieffetti, schede audio, synth, eccetera eccetera. 2. Può controllare tutti i dispositivi con interruttore a pedale TRS, come alcuni effetti a pedale o gli amplificatori che non hanno un'interfaccia MIDI. E 3. Può controllare in modalità wireless qualsiasi software di produzione musicale o plugin digitale ed è compatibile con qualsiasi dispositivo come computer, tablet o smartphone, Mac, Windows, iOS e Android. È un pedale di piccole dimensioni interamente costruito in metallo molto resistente e pensato per essere proprio trasportato anche in situazioni live on the road. Se vi ricordate bene, qualche mese fa ho recensito la versione minore di questo controller, l'Airstep Play, dove vi ho mostrato come utilizzarlo per studiare e velocizzare il tempo di apprendimento di un brano o di un tutorial online, grazie proprio alla possibilità di mettere in play o in stop un video ad esempio su YouTube, oppure andare avanti, andare indietro, mettere in loop una sezione, rallentarla, cambiare di tonalità. Tutto senza mai staccare le mani dallo strumento. E ovviamente anche l'Airstep Smart Multicontroller racchiude queste funzioni, tra cui anche la funzione di volta pagina, molto comoda se suonate dal vivo e usate un tablet o un portatile come l'Egio. Il motto di Exonic è tocca di meno e suona di più. Se qualcuno di voi già lo usa in questa modalità o se avete delle soluzioni alternative, scrivetemelo con 2 commenti qui sotto, di cui ne leggerò soltanto uno a caso. Ok ragazzi, ora vi faccio vedere come utilizzare l'Airstep Smart Multicontroller per controllare il mio mini amplificatore valvolare da 1 watt Blackstar HTR1 Mark II che ho già recensito sul canale, andate a vedere perché è un ampli bellissimo. Ma prima di vederlo in azione, notate come ci siano 5 interruttori a pedale molto resistenti che possono essere espansi in modalità wireless accoppiando questo Airstep alla versione Lite. In questo modo avremo un unico sistema con 2 pedali e 10 switch e sappiate che ogni switch è in grado di inviare fino a 8 messaggi diversi con una sola pressione, come ad esempio premere, rilasciare o tenere premuto lo switch. Non so se capite la potenzialità. Allora, questo amplificatore ha 2 canali, il canale clean e il canale overdrive, e ha 2 voci per canale, per cui utilizzeremo 2 switch, uno per il cambio canale e uno per il cambio della voce. La prima cosa da fare è accendere l'Airstep e collegarlo via Bluetooth al nostro telefono per configurarlo. E tutte queste funzioni possono essere facilmente impostate in modalità wireless dall'app Airstep. E ti ricordo che la portata wireless è di circa 30 metri. Se non hai voglia o pensi di non esserne capace, sappi che basta un solo click per caricare un qualsiasi preset già presente online per controllare la maggior parte dei dispositivi e software sul mercato. L'app mostra sempre la funzione associata all'interruttore a pedale, la posizione preimpostata, lo stato della batteria e molte altre funzioni. E tutti i parametri possono essere salvati come preset da richiamare con un semplice tocco. E a proposito di batteria, l'Airstep è alimentato con una batteria ricaricabile incorporata che garantisce circa 300 ore di operatività con una sola ricarica, la quale avviene tramite cavo USB-C incluso. Il passo successivo è collegare l'Airstep all'amplificatore con un cavo TRS. Come vedete il cavo TRS ha
la massa più due poli positivo e negativo. Quindi mi raccomando, non confondetelo con il cavo standard jack per chitarra. Le connessioni sul retro da sinistra troviamo il tasto multifunzione, l'interruttore di accensione, l'antenna, l'ingresso per due pedali di espressione con i quali potete controllare anche i parametri virtuali di effetti o plugin, l'ingresso MIDI a 5 pin, la presa USB-C per controllare software musicali sul vostro computer, le due uscite foot switch per controllare i relay degli amplificatori, come ad esempio il cambio canale o il riverbero interno, e le due uscite MIDI out sempre a 5 pin. Ma ragazzi, se il video vi sta piacendo, cliccate mi piace e doppio mi piace e non iscrivetevi al canale. Sappiate che solo a 50.000 iscritti vi dirò perché poi il doppio mi piace non annulla il mi piace. Collegheremo un'estremità all'uscita foot switch 1 o 2, in questo caso ho selezionato foot switch 1, e l'altra estremità all'ingresso foot switch dell'amplificatore. Adesso guardate, premendo lo switch 1 cambierà il canale da pulito a overdrive e premendo il secondo foot switch andremo a intervenire sul controllo voice. Ragazzi, le applicazioni di questo AirStep Smart Multicontroller sono infinite, io l'ho usato veramente al 20% delle sue possibilità e credo che mi divertirò moltissimo qui in studio a configurarlo con l'attrezzatura che uso per fare musica e sono sicuro che migliorerà sensibilmente il modo di gestire la mia strumentazione sia in studio che dal vivo. Il prezzo scontato in questo periodo è di circa 220 euro e vi lascio come sempre il link in descrizione per acquistarlo. Bene ragazzi, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. Per oggi è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao e buona musica!